Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Debrum Alfasigma SpA. Ultimo aggiornamento 21 settembre 2021. Cos'ha Debrum? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Debrum durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Debrum? Debrum è un farmaco a base del principio attivo trimebutina più metazepam, appartenente alla categoria degli antispastici e nello specifico anticolinergici sintetici in associazione con psicolettici. È commercializzato in Italia dall'azienda Alfasigma SpA. Debrum può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Debrum 150 mg più 4 mg 30 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Alfasigma SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: trimebutina più metazepam. Gruppo terapeutico: antispastici. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: trattamento negli adulti delle manifestazioni spastico-dolorose dell'apparato gastroenterico, con componente ansiosa. Posologia: 2-4 capsule al giorno. La durata del trattamento deve essere la più breve possibile, vedere paragrafo 4. Popolazioni speciali: anziani. Nel trattamento di pazienti anziani, la posologia deve essere attentamente stabilita e se necessario si deve considerare una eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Popolazione pediatrica: non ci sono dati disponibili. Il medicinale non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti. Pazienti con compromissione renale. Non sono stati effettuati studi clinici in pazienti con compromissione renale. Pazienti con compromissione epatica. Non sono stati effettuati studi clinici in pazienti con compromissione epatica. Altre popolazioni speciali. Nel trattamento di pazienti con insufficienza respiratoria cronica, a causa del rischio di depressione respiratoria, è necessario valutare una possibile riduzione dei dosaggi. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Controindicato nei primi 3 mesi di gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Miastenia gravis. Grave insufficienza respiratoria. Grave insufficienza epatica. Sindrome d'apnea notturna. Ileo paralitico e patologia ostruttiva dell'apparato gastrointestinale. Colite ulcerosa. Megacolon tossico. Bambini di età inferiore a 2 anni, il medicinale non ha indicato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Debrum contiene lattosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit totale di lattasi o da malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale. Quando, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'assunzione in concomitanza con alcol va evitata. L'effetto sedativo può essere aumentato quando il medicinale è assunto congiuntamente ad alcol. Ciò influenza negativamente la capacità di guidare o di usare, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Debrum durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Debrum durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Il prodotto non deve essere somministrato nei primi 3 mesi di gravidanza, vedere paragrafo 4.3. In generale con l'uso di benzodiazepine in gravidanza è bene sapere che, se, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La sedazione, l'amnesia, l'alterazione della concentrazione e della funzione muscolare possono influenzare negativamente la capacità di guidare e utilizzare macchinari. Se la durata del sonno è stata insufficiente, la probabilità che la vigilanza sia alterata può essere aumentata, vedere paragrafo 4.5. Effetti indesiderati. Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati osservati per Debrum secondo la classificazione per sistemi ed organi MED ed ordinati per frequenza in base alla seguente convenzione.
Molto comune, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In letteratura sono stati riportati casi gravi di abuso intenzionale, tentativo di suicidio, o di abuso accidentale di trimebutina. Alte dosi di trimebutina orale, dalle 3 alle 50 volte superiori alla dose giornaliera raccomandata, hanno causato disturbi neurologici, perdita di coscienza, coma, sonnolenza, convulsioni, disturbi del linguaggio, miosi, pause respiratorie, sudorazione profusa, e disturbi cardiaci, tachicardia ventricolare, ipertensione, sintomi di prolungamento del tratto QT. Questi effetti sono comparsi entro 3 ore dall'assunzione della trimebutina. In caso di sovradosaggio, i pazienti devono essere sottoposti a stretto monitoraggio per individuare segni o sintomi di reazioni avverse e deve essere istituito immediatamente un appropriato trattamento sintomatico e di supporto. Per i sintomi da sovradosaggio, che possono eventualmente riguardare il metazepam, vi sono da praticare gli eventuali provvedimenti terapeutici comuni a tutte le benzodiazepine. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Anticolinergici sintetici in associazione con psicolettici, codice ATC A03K49. Il Debrum ha un'associazione di trimebutina più metazepam. La trimebutina ha un farmaco di sintesi ad azione elettiva sui proprietà farmacocinetiche. Trimebutina. Assorbimento. Studi con la molecola marcata hanno dimostrato una impregnazione elettiva in quelle zone dell'apparato gastroenterico in cui sono presenti i plessi nervosi autonomi di Meissner e Auerbach. Distribuzione. Dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. DL50 per os nel topo e nel ratto oltre a 2000 mg/kg per la trimebutina e di oltre 1000 mg/kg per il metazepam. Per via IP nel ratto, elenco degli eccipienti: lattosio monoidrato, mannitolo, macrogol 6000, magnesio stearato, amido di mais. La capsula rigida composta da gelatina, ferro ossido, titanio biossido. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.